Gli dei esterni sono entità misteriose e potenti che influenzano il mondo di Elden Ring. Madre senza forma, conceditrice del sangue maledetto, fonte del potere di Mog, signore del sangue. Dio esterno della putrefazione, sigillato da uno spadaccino cieco nel lago della putrefazione. Dio esterno dell'uccello gemello, genitore degli uccelli della morte. Dio esterno della fiamma furiosa, associato al caos, desidera distruggere le terre intermedie per riportarle al loro stato primordiale. Volontà superiore, ha imposto l'ordine nelle terre intermedie attraverso l'anello Elden, ma la sua natura divina è incerta. L'era dei draghi antichi. Prima dell'ascesa dell'Erdtree, il mondo era dominato dai draghi antichi. Il più potente tra loro era Placidusax, un drago antico a più teste che regnò come Elden Lord dalla città reale di Farum Azula. Tradito da uno dei suoi, Bail il Terribile, Placidusax fu gravemente ferito e costretto a ritirarsi. Per vendicarsi, utilizzò gli umani come strumento per cacciare Bail e la sua progenie, dando origine alla comunione del drago. Quando il dio di Placidusax scomparve, il dragone decise di aspettarne il ritorno, ritirandosi in un luogo oltre il tempo. Farum Azula divenne una sua tomba, protetta da fedeli uomini bestia. Un tempo, la volontà superiore inviò una stella dorata che portava una bestia nelle terre intermedie, che in seguito sarebbe diventata l'anello Elden. Questa bestia era una creatura vassalla della volontà superiore e incarnazione vivente dell'ordine. Marika era una numen, originaria del villaggio degli sciamani, una terra al di fuori delle terre di confine. Gli sciamani erano oppressi dagli Ornsen, i governanti del luogo, che li torturavano e imprigionavano in vasi come parte di un rituale crudele. Lasciando la sua terra natale, Marika raggiunse la porta della divinità, dove, in quanto Empirea, ascese a divinità e divenne il recipiente dell'anello ancestrale. Come Empirea, le fu assegnato un'ombra, suo fratellastro Maliket. Guidando un esercito condotto dal figlio Mesmer, Marika fece guerra agli Ornsen. In seguito tornò al suo villaggio e, nonostante la consapevolezza della completa distruzione del luogo, utilizzò l'incantesimo dell'albero minore per avvolgerlo nella luce dorata della guarigione. Non fece mai più ritorno, lasciando Mesmer a continuare il genocidio degli Ornsen. Divenuta regina delle terre di confine, Marika desiderò un mondo libero dalla morte destinata, rimuovendo la runa della morte dall'anello ancestrale e affidandone la guardia a Maliket, dando così origine all'Ordine Aureo. Sposò Godfrey, divenuto il primo Elden Lord. Inizialmente, tutto era in opposizione all'albero madre, ma con Godfrey a capo dei suoi eserciti, Marika riuscì a far prevalere l'albero madre come simbolo dell'Ordine Aureo. Una delle guerre fu combattuta contro i giganti di fuoco, sconfitti da Marika che uccise il loro dio. Marika, incapace di estinguere la fiamma della rovina sulle fredde montagne settentrionali, una minaccia per l'albero madre, maledisse gli ultimi giganti a custodirla per sempre. Anche i monaci del fuoco, alleati dell'albero madre nella guerra, furono lasciati a sorvegliare la fiamma, alcuni dei quali caddero sotto l'influenza del fuoco, iniziando a venerare il dio del fuoco. Il crogiolo della vita fu la materia primordiale da cui nacque l'albero madre, e il luogo in cui un tempo tutta la vita era fusa insieme. Si diceva che fosse vicino per natura alla vita stessa ed era rappresentato dall'oro con una tinta rossastra, il colore del desiderio di tornare a casa.
Il potere del crogiuolo era anche contenuto nell'armatura dei cavalieri del crogiolo e incanalato dalle loro armi. La nascita dell'albero madre coincise con un'epoca di conflitti, la guerra dei giganti. Nonostante le iniziali resistenze, l'albero madre divenne gradualmente l'emblema dell'ordine, trionfando su innumerevoli nemici. L'albero madre dispensava benedizioni a piene mani, sotto forma di lacrime luminose che venivano venerate in ogni angolo delle terre di confine. La sepoltura nell'albero madre era considerata un onore supremo, un ritorno alle origini. I resti degli eroi venivano deposti nelle catacombe che circondavano le radici dell'albero. Tuttavia, questa pratica e la prosperità dell'albero madre non durarono in eterno. La morte di Godwyn il Dorato, il primo semidio a cadere, segnò una svolta. La sua sepoltura nelle profonde radici permise alla runa della morte di diffondersi, contaminando le catacombe e dando origine a creature oscure. La connessione tra l'albero madre e le sue radici si indebolì e l'era dell'abbondanza finì. La frantumazione dell'anello ancestrale provocò la dispersione dei semi dorati dell'albero madre, simbolo di una vita destinata a svanire. Nonostante l'impossibilità teorica dell'esistenza di questi semi, essi diedero origine ad alberi madri minori e ad avatar incaricati di proteggerli. Inoltre, apparvero alberi illusori e l'incantesimo Ira dell'oro, segno dell'ira dell'albero madre morente. Marika, la regina, fu imprigionata all'interno dell'albero madre e l'ingresso fu sigillato con spine impenetrabili. In sintesi, il crogiuolo è l'origine di tutta la vita. L'albero madre è stato un simbolo di ordine e prosperità, ma è stato corrotto e indebolito. La frantumazione dell'anello ancestrale ha portato alla decadenza dell'albero madre. Il destino dell'albero madre è incerto. Con l'albero madre supremo, Marika e Godfrey governarono insieme e ebbero almeno 3 figli, Godwyn il Dorato e i gemelli Morgoth e Mog, entrambi omen maledetti e nascosti nelle profondità della capitale. Nonostante ciò, Godfrey e la sua progenie furono considerati i primi semidei, la stirpe dorata. Annunciando l'intenzione di esplorare le profondità dell'ordine aureo, dichiarò superata l'era della cieca fede. Dopo la caduta dell'ultimo nemico di Godfrey, i cui occhi avevano perso il loro splendore, Marika lo bandì dalle terre di confine, privandolo della grazia, creando così i primi Tarnished, con la speranza che diventassero più forti combattendo in terre lontane, morendo e risorgendo, infine tornando con la grazia ripristinata. Radagon emerse come figura di spicco durante le guerre liurniane, combattendo come valoroso campione alla testa di un esercito dorato. Incontrò la regina Rennala sul campo di battaglia, dando inizio a 2 conflitti senza un chiaro vincitore. Pentito delle sue azioni, Radagon si purificò con la rugiada celeste e sposò Rennala nella chiesa dei voti, diventando re consorte. Dalla loro unione nacquero Radan, Ricard e Ranni. Durante questo periodo, Radagon studiò la stregoneria di Pietralucente presso l'Accademia di Raia Lucaria. Dopo l'esilio di Godfrey, Radagon tornò alla capitale per sposare la regina Marika, diventando il secondo Elden Lord. Prima di partire, donò un uovo d'ambra a Rennala, il cui cuore fu spezzato dalla separazione. I suoi figli con Rennala furono elevati al rango di semidei da Marika. Radagon e Marika ebbero 4 figli, i gemelli empirei Malenia e Miquella, Mesmer e Melina. Mentre Marika era più incline alla fede, Radagon si dedicò agli incantesimi, fondando il fondamentalismo dell'ordine aureo, una dottrina che combinava fede e intelletto. Suo figlio Miquella seguì le sue orme, ma in seguito abbandonò questa strada. Dopo la frattura dell'anello ancestrale da parte di Marika, Radagon cercò di ripararlo con lo stesso martello. Entrambi furono imprigionati nell'albero madre, ma in un unico corpo, ovvero tornando allo stato originale. Radagon e Marika originariamente erano la stessa entità, che iniziò a dividersi e comportarsi in maniera indipendente dall'altra parte di se stessa. Si può solamente speculare sul perché essi si divisero, ma non cambia che una volta imprigionati all'interno dell'albero, l'entità originaria venne ripristinata, riunendo le 2 metà. Dopo la frattura, più frammenti dell'anello ancestrale, le grandi rune, si dispersero nelle terre di confine, dando inizio a un conflitto tra i suoi figli semidei
non ci fu alcun vincitore. Fedele alla promessa fatta a Godfrey e ai suoi guerrieri, la grazia fu restituita ai Tarnished banditi. Essi risuscitarono e viaggiarono nelle terre di confine per rivendicare l'anello ancestrale. I Tarnished formarono la tavola rotonda, lavorando per realizzare l'obiettivo assegnato loro da Marika. Furono serviti da Hugh, un fabbro misfatto incaricato da Marika di forgiare un'arma uccisidea prima del suo imprigionamento. Restano ancora 2 domande a cui dar risposta. Chi uccise Godwyn? Perché Marika decise di fratturare e a distruggere l'anello ancestrale? Chi era Ranni? E a cosa aspirava davvero? Ranni, originariamente principessa lunare, era figlia di Radagon e della regina Rennala, sorella di Radan e Ricard. In quanto Empirea, aveva il potenziale per succedere a Marika come sovrana divina delle terre di confine. Scelta dalle 2 dita, le fu assegnato Blyde come ombra, approvato da Rennala e cresciuto come fratello adottivo. Influenzata dalla madre, Ranni incontrò la Luna Nera, un simbolo di mistero e potere. Una strega delle nevi divenne sua mentore, insegnandole a temere e rispettare la Luna Nera. Dopo il matrimonio di Radagon con Marika, Ranni e i suoi fratelli divennero figliastri della nuova regina. Nonostante la scelta delle 2 dita, Ranni rifiutò il destino di marionetta e, tramando contro la volontà superiore, rubò un frammento della runa della morte e organizzò la Notte dei Coltelli Neri, uccidendo Godwyn il Dorato e trasferendo la sua anima, quella di Ranni, in una bambola. Dopo la frattura dell'anello ancestrale, Ranni si isolò nel maniero cariano, continuando a pianificare la sua ascesa al potere. Malenia nacque dall'unione tra la regina Marika l'Eterna e l'Elden Lord Radagon. Era gemella di Miquella, entrambi empireani, destinati a sostituire la madre come nuovi dei. Tuttavia, a causa della duplice natura di Radagon e Marika, Malenia e Miquella nacquero afflitti. Malenia fu colpita dalla rottura scarlatta, una malattia devastante, mentre Miquella rimase eternamente bambino. Malenia fu addestrata da un maestro cieco, diventando una guerriera senza pari, attirando fedeli servitori e adoratori. La casa Marais, composta da individui malati, fu particolarmente attratta da Malenia, che nonostante la sua condizione fisica dimostrava straordinaria forza e coraggio. Dopo la rottura dell'anello Elden, Malenia e Miquella reclamarono ciascuno una parte dell'anello spezzato. Durante le guerre tra i semidei che seguirono, Malenia guidò un esercito verso sud, sconfiggendo molti nemici, incluso Godric, il trapiantato. Malenia si scontrò infine con suo fratellastro Radan in Caelid. La loro feroce battaglia culminò nell'esplosione della rottura scarlatta, che devastò Caelid e trasformò Radan in una bestia insensata. Malenia stessa fu colpita dalla malattia e cadde in coma. Malenia fu salvata da Finlay, uno dei suoi cavalieri della rottura pulita, e portata all'albero sacro per attendere il risveglio di Miquella. Tuttavia, durante la sua assenza, Miquella fu rapito da Mog, signore del sangue. Mentre Malenia dormiva, la rottura scarlatta iniziò a infettare l'albero sacro, attirando i parenti della rottura che la veneravano come una dea. Il loro desiderio di vederla fiorire nuovamente fu infine esaudito quando un Tarnished raggiunse le radici dell'albero e la risvegliò. Malenia combatté con tutte le sue forze, ma alla fine soccombette alla rottura scarlatta e fiorì una seconda volta, rinascendo come una nascente dea. Tuttavia, fu nuovamente sconfitta dal Tarnished, morendo con un'ultima parola di rammarico per suo fratello scomparso. That tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light?
Non furono solamente Malenia e Michella a nascere malate, ma anche Mesmer non nacque sano. Mesmer figlio di Marika nacque con un serpente oscuro dentro di sé che minacciava di divorarlo. Marika lo sigillò sostituendo un occhio di Mesmer con un sigillo di grazia. Come sua sorella minore Melina, Mesmer portava una visione di fuoco, ma la disprezzava e cercava di liberarsene senza successo. Mesmer strinse amicizia con il comandante Gaius, un albinaurico anch'egli maledetto dalla nascita. Gaius comandò gli eserciti di Mesmer nelle guerre a venire, e entrambi fungerono da fratelli maggiori per il generale Radan. Prima della rottura dell'anello Elden, Mesmer fu incaricato da sua madre di eseguire una purga della popolazione abitante le torri della Terra dell'Ombra, che non portava la luce della grazia. A un certo punto, Mesmer fu abbandonato nella Terra dell'Ombra, ma continuò a eseguire zelantemente la purga nonostante Marika avesse cessato ogni contatto con lui. Mesmer stabilì la sua residenza in una fortezza nota come la Fortezza dell'Ombra. I Cavalieri Neri, comandati da Andreas e suo figlio U, erano fondamentali nell'esercito di Mesmer. Nonostante fossero rimasti devotamente leali a Mesmer nonostante il suo abbandono da parte di Marika, alla fine si ribellarono quando scoprirono la sua natura serpentina. La coppia fu imprigionata in una tomba sotterranea, e nonostante il suo tradimento, Mesmer pianse la perdita di U, che considerava un fratello d'armi. Alla fine, un intruso invase la fortezza dell'ombra e fu notato dai serpenti del Demigod, che lo identificarono come un campione Tarnished e un pretendente al titolo di signore Elden. Sebbene sorpreso che un Tarnished fosse arrivato nella Terra dell'Ombra, Mesmer attaccò comunque l'intruso per continuare la purga. Tuttavia, il Demigod serpente lottò duramente contro il Tarnished, non disposto ad accettare un signore privo di luce e disperato per riprendere il sopravvento. Mesmer strappò il sigillo di Marika e liberò il potere del serpente abissale, permettendogli di trasformarsi frequentemente in un serpente massiccio. Nonostante ciò, il Tarnished riuscì a sferrare un colpo mortale a Mesmer. Rendendosi conto che sua madre lo aveva davvero abbandonato, Mesmer usò il suo ultimo respiro per maledire Marika. Sotto l'Ordine Dorato, Ricard fu un implacabile giustiziere che comandava una compagnia di inquisitori. I suoi inquisitori perseguitavano e torturavano senza pietà coloro che erano considerati eretici all'Ordine Dorato, come gli albinaurici. Ricard trascorse del tempo sul vulcanico Monte Gelmir, dove scoprì gli antichi incantesimi magmatici di una dimenticata religione serpente adoratrice nativa della regione, che reintrodusse nell'uso pratico come nuovi incantesimi. Ricard viaggiò anche in una terra straniera dove incontrò una danzatrice di nome Tani, che alla fine avrebbe sposato. Ricard era anche noto per la costruzione delle Vergini di Ferro, automi capaci di seminare il caos sul campo di battaglia e di rapire vittime per trasportarle al maniero del vulcano. Le crescenti inclinazioni blasfeme di Riccardo lo portarono ad aiutare sua sorella Ranni nell'orchestrare la Notte delle Lame Nere, e non solo, si offrì per uccidere Maliketh caso cui i neri coltelli fallissero. La notte del complotto, Ranni ricompensò Ricard con una lastra di roccia incisa con le tracce della rune della morte, che gli avrebbe permesso di sfidare la bestia nera della morte destinata, se mai si fosse presentato un tale intruso. Dopo la rottura dell'anello Elden, Ricard era indignato e considerava l'Erd-3 gli dei che richiedevano ai semidei di combattere per misere briciole di potere come indegni. Lanciò una blasfema campagna contro l'Erd-3 e la volontà maggiore. Quando si rivolse all'eresia, il prendere con la forza divenne la regola e gli stessi dei non erano diversi. Le ambizioni di Ricard, e sebbene blasfeme, lo segnarono come un sovrano degno, e molti seguaci si unirono alla sua causa, ammirando le sue aspirazioni eroiche. I suoi ribelli erano noti come i Recusanti. Basato al maniero del vulcano sul monte Gelmir, i suoi eserciti combatterono contro gli eserciti di Leyndell in quella che sarebbe diventata la battaglia più orribile della rottura, una guerra straziante e senza fine che portò molti dei partecipanti a soccombere al cannibalismo e alla malattia folle. Durante la rottura, Ricard si nutrì di se stesso, grande runa inclusa,
del blasfemo serpente che abitava sul monte Gelmir, un antico traditore dell'Erd-3, fondendosi con la creatura. Nei momenti finali, prima di essere divorato, ebbe brevemente una visione del futuro in cui vide un serpente divorare il mondo. In seguito a ciò, la sua ambizione elevata si degradò in depravazione golosa. Si nutrì dei suoi più grandi campioni e nelle viscere del serpente essi divennero la famiglia del Signore. Turbati da ciò che era diventato il loro maestro e dalle costose battaglie combattute in suo nome, le forze di Ricard lo abbandonarono. Alcuni tentarono di porlo a riposo cercando una potente arma capace di uccidere il loro signore. Tale arma fu trovata nel cacciatore di serpenti, una lancia incantata creata per cacciare un serpente immortale nel lontano passato. Tuttavia, tutti i tentativi di togliergli la vita fallirono. La lancia sarebbe rimasta nelle camere di Ricard, lasciata da un ex recusante che sperava che un degno campione potesse un giorno apparire per impugnarla e risparmiare il nobile Ricard da ulteriori disonore. Quando Ricard si diede al serpente anziano, seguì la nascita dei serpenti uomo, la prole deforme di un rituale di parto repellente. Uno di questi serpenti uomo, noto come Zorayas, sarebbe stato adottato da Tanith e avrebbe imparato ad assumere una forma umana illusoria con la quale andava sotto il nome di Ria. Non era a conoscenza delle origini della sua nascita, poiché Tanith le nascose la verità del maniero del vulcano e insistette che era nata dalla grazia di un re. Si dice che la donna conosciuta come Daidikar fosse una di queste donne sottoposte al rituale, la madre biologica di Zorayas e degli altri serpenti uomo. Prima di darsi al serpente, Riccardo offrì a Tanith il tonico dell'oblio per purgarle le memorie di lui. Tuttavia, lei rifiutò, affermando: «Mio signore, non ci potrebbe essere una sofferenza maggiore che dimenticarti». Tanith fu l'unica umana a rimanere al fianco di Ricard, dopo che divenne il serpente della blasfemia. In quel momento fu veramente affascinata da lui. Tanith continuerebbe a guidare una nuova forza di recusanti, reclutando i Tarnished una volta che fossero tornati nelle terre intermedie dopo gli eventi della rottura. I degni campioni Tarnished avrebbero ottenuto un'udienza con Ricard, che si concludeva con il loro essere divorati dal demigod serpente per aumentare ulteriormente il suo potere. Alla fine, un campione Tarnished riuscì a raggiungere le camere di Ricard e sconfisse il demigod serpente per reclamare la sua grande rune. Ricard prese nota di questo e si svegliò per affrontare il Tarnished. Quindi estrasse una spada massiccia dalla bocca del serpente, mentre si vantava che si sarebbero uniti al re serpente come famiglia. Dopo una dura battaglia, Ricard fu infine ucciso dal Tarnished. Alla sua morte affermò: «Un serpente non muore mai», cosa dimostrata quando il suo corpo, inizialmente scomparso, iniziò a rigenerarsi. Una distrutta Tanith avrebbe iniziato a mangiare l'enorme cadavere di Ricard, sperando che potesse vivere in lei, proprio come aveva vissuto all'interno del serpente. Melina nacque ai piedi dell'Erd-3, figlia segreta della regina Marika. A differenza di Mesmer e Morgoth, Melina non ricorda Marika con affetto. In passato, Melina ebbe una visione di fuoco che la bruciò, lasciandola senza corpo, uno spirito fluttuante legato alla grazia. Come suo fratello Mesmer, le fu assegnato uno scopo da Marika, ma era incapace di ricordarlo. Così, Melina viaggiò con il cavallo spettrale Torrent alla ricerca del Tarnished che l'avrebbe condotta ai piedi dell'Erd-3, dove avrebbe potuto scoprire il suo scopo. Melina incontrerà un Tarnished e il resto della storia la conosciamo già. Well, a lowly Tarnished. Godric era un discendente del lineaggio dorato, il lignaggio iniziato con la regina Marika l'Eterna e il suo primo consorte Godfrey. Tuttavia, il suo sangue divino era notevolmente diluito, essendo un parente lontano della linea di Marika, e veniva considerato il più debole della cucciolata. Dopo la rottura dell'anello Elden, Godric ereditò la grande rune dal centro dell'anello Elden, noto come anello di ancoraggio. Durante la rottura, Godric fu cacciato da Leyndell, la capitale reale. Reclamò una moltitudine di tesori, incluso il velo del mimico,
e poi si nascose tra le donne per fuggire dalla città. Godric si diresse verso sud, stabilendosi a Lingrave con un esercito composto da soldati che erano fuggiti da Leyndell. Prese residenza al castello di Stormvale, utilizzandolo come rifugio per nascondersi dal generale Radan e come luogo per praticare l'innesto, un atto grottesco che consiste nell'attaccare parti di altri esseri viventi a se stessi per guadagnare potere. Quando il Tarnished ritornò nelle terre intermedie, Godric inviò i suoi soldati a caccia di Tarnished, cercando nuovi soggetti da innestare. Oltre a praticare l'innesto su se stesso, Godric produsse anche i Grafted Shones, esseri orribili composti da molte diverse membra, apparentemente innestate su bambini. Quando Malenia marciò verso sud, Godric la insultò, portando a un confronto che lasciò Godric sconfitto e umiliato, costretto a supplicare per pietà. Godric idolatrava Godfrey, desiderando che il suo antenato potesse vedere le sue imprese. Brandiva un'ascia decorata con la figura di un leone, un simbolo di Godfrey, e forniva il suo esercito di emblemi del lineaggio dorato come asce e raffigurazioni di Serosh il reggente bestia. Sebbene si definisse il signore di tutto ciò che è dorato, era comunemente noto come il Godric il trapiantato, comandando molto meno rispetto del suo antenato. Era persino disprezzato dai suoi servitori, che disprezzava e maltrattava. Il Tarnished porrà fine alla sua esistenza. Morgoth, il re Omen. Morgoth nacque dal lineaggio dorato, figlio del primo signore Elden, Godfrey, e della regina Marika, ed era il fratello gemello di Mog. I gemelli nacquero entrambi come Omen e, di conseguenza, furono confinati nei sotterranei sotto la capitale. Poiché erano nati dalla nobiltà, le loro corna non furono asportate. A differenza di suo fratello, Morgoth rinuncia al suo sangue maledetto e lo sigilla all'interno di una lama, che a sua volta era nascosta all'interno di uno staffo di legno che portava. Dopo la rottura, Morgoth reclamò una delle grandi rune. Con Leyndell in disordine, Morgoth rivendicò la città per sé e difese lei e l'Erdtree contro i suoi compagni, semidei. Mentre riuscì a proteggere Leyndell, scoprì che l'Erdtree non avrebbe ammesso lui o chiunque altro a reclamare il titolo di Elden Lord. Nonostante fosse stato disprezzato come un demone maledetto dall'Ordine Dorato, Morgoth giurò di proteggere l'Erdtree. Assunse il nome Margit il re Omen durante la rottura, massacrando campioni che si avvicinavano all'Erdtree nella speranza di diventare signore Elden. Sotto questo pseudonimo, guidò anche la cavalleria della notte, che lo assisteva nell'uccisione di grandi guerrieri, cavalieri e campioni. Contemporaneamente, governava Leyndell come il monarca velato. Era conosciuto anche come il donato dalla grazia, poiché presumibilmente gli fu conferita la grazia per la sua lealtà e dedizione all'Erdtree, nonostante fosse nato come Omen, senza grazia. Il suo altro titolo era il monarca velato di Leyndell, uno pseudonimo che assunse poiché non poteva rivelarsi pubblicamente un Omen ai cittadini della capitale. Alla fine sarà il Tarnished a porre fine alla vita di Morgoth, divenuto grazie alla sua morte, come simbolo di essere stato finalmente accettato del tutto. Mog, il signore del sangue Mog, fratello gemello di Morgoth, e anch'esso Omen, fu confinato nelle profondità dei sotterranei di Leyndell. A differenza di suo fratello, Mog abbracciò il suo sangue Omen. Nelle profondità sotterranee, Mog entrò in contatto con una dea esterna, conosciuta come la Madre Informe. La Madre Informe accese il suo sangue maledetto con il fuoco, spingendolo a sviluppare potenti magie di fiamma sanguinea. Dopo che la regina Marika frantumò l'anello Elden, Mog fuggì dalla prigionia e reclamò uno dei frammenti dell'anello Elden. Durante questo periodo iniziò a stabilire il suo dominio dal palazzo Mogwin e reclutare seguaci, inclusi i suoi nobili sanguinei, e una banda di Tarnished conosciuta come le Dita Sanguinose. Tra questi seguaci c'era Varré, un chirurgo da guerra che fu in grado di domare con successo il sangue maledetto di Mog. Miquella il Puro, in seguito, si impiantò all'interno del proprio albero sacro, nel tentativo di liberarsi dalla sua afflizione. Mog colse l'opportunità per rapirla. Dato che essa era impirea, aveva il potenziale di ascendere a divinità, cosa che Mog voleva fare in maniera tale che potesse governare al suo fianco come consorte e assumere il ruolo di monarca.
Dopo aver rapito Michella, Mog ibernò con lui all'interno di un bozzolo e fece sì che i suoi seguaci rendessero offerte di sangue, inondandone la sua camera per facilitare il risveglio di Miquella. Qualsiasi cosa veniva fatta, non ritrovava riscontro alcuno nel risveglio di Miquella. Alla fine sarà il Tarnished ad uccidere Mog. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. Radahn, il flagello celeste. Radahn, figlio di Radagon e Rennala, fratello di Ricard e Ranni, fin da giovane era innamorato dell'Elden Lord Godfrey, tanto da adornare la sua armatura con leoni dorati in suo onore. Radahn possedeva un cavallo chiamato Leonard, un destiero che lo ha sempre accompagnato nelle sue avventure. Eppure col tempo Radahn iniziò a diventare sempre più grande, sia metaforicamente che letteralmente. Quindi, pur di non rinunciare al suo amato compagno, Radahn studiò magia gravitazionale a Sellia, sotto un maestro che era un signore alabastro. Radahn strinse amicizia con Gaius, un albinaurico, discepolo anziano del suo insegnante, e i due formarono una rivalità competitiva, ma amichevole. Il fratellastro di Radahn, Mesmer l'Impalatore, era anche amico di Gaius, e i due divennero come fratelli maggiori per Radahn. Padroneggiando la magia gravitazionale, Radahn riuscì ad evitare di schiacciare il suo destiero, semplicemente galleggiandoci sopra, ma non solo. Fu in grado di manipolare le forze della gravità a tal punto da sfidare le stesse stelle, frantumandole per arrestare i cicli e salvando Sellia. Così facendo Radahn si guadagnò il titolo di Flagello Celeste. Dopo la frattura, dalla sua roccaforte di Castello Rosso nel Caelid selvaggio, Radahn guidò i suoi eserciti contro le forze degli altri semidei. Radahn cercò di sfidare Godric a Limgrave, ma quest'ultimo si nascose nel castello di Stormveil. Alla fine dell'avanzare di ogni esercito, solo Radahn e sua sorellastra Malenia, l'ama di Michella, rimasero in piedi. I due combatterono fino a uno stallo nella battaglia di Aeonia. Il loro duello terminò inconcludentemente quando Malenia scatenò la sua rottura scarlatta. Mentre il fiore fioriva, Malenia sussurrò all'orecchio di Radahn: «Michella ti attende, o promesso consorte». La rottura scarlatta devastò Caelid e consumò Radahn dall'interno, mangiandogli la psiche ma senza ucciderlo. Dopo la battaglia, Radahn iniziò a vagare sulle dune urlanti come una bestia senza mente che divora la carne di amici e nemici allo stesso modo, ululando al cielo. Senza il loro comandante, i cavalieri Redmane bruciarono la cresta sul petto sinistro della loro armatura per indicare la loro decisione di non tornare a casa e di servire come baluardo contro la diffusione della marciume a Caelid usando il fuoco. Nonostante la sua follia, Radahn continua a cavalcare il suo magro destriero e ad arrestare i movimenti delle stelle. Il Festival di Radahn
è stato organizzato dai suoi uomini al Castello Rosso per celebrare la sua ultima battaglia. È un raduno di potenti guerrieri che potrebbero finalmente liberare il generale dalla sua miseria e reclamare la sua grande rune per se stessi. Il festival serve come modo di Jerren per adempiere al suo giuramento di morte onorevole a Radahn. Alla partecipazione di un campione Tarnished, il festival è un successo e Radahn viene liberato dalla sua torturata esistenza. La sua morte fa sì che le stelle riprendano i loro cicli, alcune delle quali cadono sulle terre intermedie. Una di queste stelle cadenti atterra a Limgrave, aprendo la strada a Nokron, città eterna, e permettendo che il destino di Ranni la strega progredisca. Miquella nacque con una maledizione di eterna giovinezza, affliggenza incurabile che condivideva con sua sorella gemella Malenia. I gemelli erano molto vicini e Malenia divenne la lama giurata e protettrice di Miquella. Miquella era amato da molte persone e aveva una straordinaria capacità di suscitare affetto negli altri. Per questo motivo molti lo consideravano l'Empyrean più temibile. Miquella fu scelto dalle sue 2 dita per diventare un Empyrean, destinato a succedere alla regina Marika. Era un aderente al fondamentalismo dell'Ordine Dorato e sviluppò nuovi incantesimi come doni a suo padre Radagon. Tuttavia, Miquella abbandonò il fondamentalismo quando fallì nel trattare la marciume di Malenia. Quindi iniziò a creare oro puro, che utilizzò per fabbricare aghi che potevano allontanare l'ingerenza delle divinità esterne e ritardare la marciume incurabile di Malenia. Questi aghi potevano persino essere usati per sottomettere il potere della fiamma frenetica. Cercò anche, senza successo, una soluzione per lo stato di morte incompleta di suo fratellastro Godwyn. Come i suoi genitori erano 2 metà della stessa persona, anche Miquella aveva un'altra metà, Santa Trina, che si diceva visitasse le persone nei loro sogni. A un certo punto, Miquella iniziò ad annaffiare un germoglio con il proprio sangue, nella speranza che diventasse un nuovo Erdtree. Il germoglio fu coltivato sulla cima della fortezza di Elfael e divenne noto come albero sacro. Soldati e cavalieri giurati a proteggere l'albero sacro usavano l'oro puro come simbolo della loro lealtà e devozione a Miquella, indossando corone fatte del metallo e creando scudi incastonati con esso. L'albero sacro sarebbe diventato un rifugio nascosto ed era destinato a essere l'eventuale salvezza per molti dei perseguitati e degli indesiderati nelle terre intermedie, come gli albinaurici. Mentre Miquella ascendeva più vicino alla divinità come Empyrea, presto desiderò prendere il suo fratellastro generale Radan come consorte, ammirandone le spiccate capacità e la sua peculiare gentilezza affiancata da forza. Fece un voto con Radan, in cui Radan sarebbe diventato il suo consorte, e in cambio Miquella avrebbe dovuto rispettare qualche parte non specificata del voto. Probabilmente Radan rifiutò, ed è il potenziale motivo per cui Malenia iniziò la sua marcia nei suoi confronti, come modo di convincerlo con la forza. Miquella si impiantò nell'albero sacro, ma prima che potesse finire questo processo, il suo albero fu tagliato e Miquella fu rapito. Il suo rapitore non era altro che suo fratellastro Mog, signore del sangue, che aveva ottenuto potere da una dea esterna conosciuta solo come la Madre Informe. Mog portò la forma infantile dell'Empyrea addormentato nelle profondità sotterranee, dove lavorò per elevare Miquella a piena divinità, desiderando diventare il suo consorte, creare una nuova dinastia e assumere il ruolo di monarca. Avrebbe fatto sì che i suoi seguaci rendessero offerte di sangue e inzuppassero il bozzolo di Miquella per facilitare il suo risveglio. Nonostante tutti gli sforzi di Mog, non importa quanta parte della sua camera sanguinosa cercasse di condividere, Miquella sarebbe rimasto completamente inerte. In realtà,
Michella aveva posto un incanto su Mog, desiderando usare l'Omen per accedere al regno dell'ombra e usare il suo corpo come recipiente per il suo re consorte. Sir Ansbach, un cavaliere purosangue al servizio di Mog, tentò di liberare il suo signore sfidando Miquella, solo per soccombere a un incanto suo. Non è ben chiaro di che tipo di incanto si tratti quello con cui sottomise Moga al suo volere, ma probabilmente si tratta di una peculiarità che permette di poter manipolare le persone che lo circondano, cosa che però non ebbe effetto su Radan, probabilmente poiché è impossibile da usare nei confronti di qualcuno molto più forte di se stessi. Utilizzando Mog, Michella entrò nel Regno dell'Ombra, dove era situata la Porta della Divinità, ovvero un tramite per ascendere a divinità. Mentre Miquella viaggiava attraverso il Regno dell'Ombra, abbandonò parti di se stesso, incluso la sua carne, il suo occhio, il suo dubbio e la sua vacillazione, il suo amore e le sue paure. Croci dorate che assomigliavano a grandi rune apparvero in ogni luogo dove abbandonava qualcosa, simili alle impronte di Michella. I seguaci di Michella, che lo inseguirono nel Regno dell'Ombra, utilizzavano queste croci per tracciare il suo percorso attraverso il regno. Michella scartò anche l'altra metà di sé, Santa Trina, nella fessura della bara di pietra. Santa Trina, il cui amore per Miquella era illimitato nonostante il suo abbandono, riconobbe che la divinità sarebbe stata una prigione per l'Empireo e desiderò che fosse ucciso per pietà. Alla fine, un campione Tarnished irruppe nel palazzo di Mog e uccise il Signore del Sangue per la sua grande runa. Sir Gideon Ofnir suggerì che sarebbe potuto essere più sicuro distruggere il bozzolo in cui Michella rimaneva addormentato. Invece il Tarnished incontrò il cavaliere Ago Leda, una fedele seguace di Michella, che lo esortò a viaggiare nel Regno dell'Ombra toccando il braccio appassito di Miquella all'interno del bozzolo. Nel Regno dell'Ombra il Tarnished incontra molti altri seguaci di Miquella e venne a conoscenza della sua missione di ascendere a divinità attraverso la Porta della Divinità e del potente fascino che aveva posto sui suoi discepoli, che si ruppe quando Miquella scartò la sua grande rune. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Dopo aver ottenuto l'accesso alla torre di Enirilim, il Tarnished viene affrontato da un Radan resuscitato, in un recipiente fatto dai resti di Mog. Durante la battaglia successiva, Michella esce dalla Porta della Divinità e abbraccia Radan come suo consorte, ascendendo ufficialmente a divinità. Lord brother, at long last you are returned. Tarnished one,
Sovereign Lord of the Old Order, if you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Nicola, and my promised consort, Radan. Il Tarnished trionfa su Radan e Miquella, impedendo così l'era della compassione di Miquella. Un gioco di manipolazione. L'ipotesi più intrigante è che Miquella abbia orchestrato gran parte degli eventi che hanno portato alla sua ascesa, utilizzando gli altri personaggi come pedine in una partita di scacchi cosmica. Malenia, la lama protettrice, Miquella potrebbe aver manipolato emotivamente sua sorella, instillando in lei un profondo senso di protezione e spingendola a combattere Radan. Questo non solo avrebbe allontanato un potenziale rivale, ma avrebbe anche rafforzato il legame tra i due fratelli, consolidando la sua immagine di figura paterna. Mog, il servo devoto. Soggiogando Mog con un potente incantesimo, Miquella si è assicurato un esecutore fedele e potente. Mog è diventato il suo strumento, pronto a compiere qualsiasi compito, anche il più macabro, come il rapimento di Miquella stesso. Il Tarnished, l'esecutore inconsapevole. Il Tarnished, il protagonista della nostra storia, potrebbe non essere altro che un'altra pedina nel grande gioco di Miquella. Guidato da una serie di indizi e prove, il Tarnished è stato condotto a compiere azioni che hanno direttamente beneficiato Miquella, come la sconfitta di Radan e Mog. Un piano perfetto. Il piano di Miquella sembra essere stato meticolosamente progettato. Rapendo se stesso, Miquella ha creato le condizioni ideali per la sua ascesa. Utilizzando il corpo di Mog come tramite, ha potuto accedere al regno dell'ombra e alla porta della divinità. L'anima di Radan, affiancata al corpo di Mog a sua volta, gli avrebbe fornito il consorte ideale per ascendere a divinità. Ma perché tutto questo? Qual è l'obiettivo finale di Miquella? Sembra chiaro che l'Empireo desiderasse creare un nuovo ordine, libero dalle limitazioni dell'Ordine Dorato. Un ordine in cui regnasse la compassione e la comprensione, dove le creature più deboli e perseguitate avrebbero trovato rifugio.